Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video che è dedicato alla pala barella. Non è il primo video che io dedico alla pala barella, in quanto ne ho fatto già alcuni altri in passato, però nuovi appassionati mi spingono con i loro commenti a margine dei miei video a riprendere l'argomento. Che cos'è la pala barella? Sostanzialmente la pala barella è una pala che sfrutta un facilissimo meccanismo di scivolamento della parte superiore su quella inferiore per infornare le nostre pizze lasciandole esattamente della forma e della dimensione che noi abbiamo impostato sistemandole qua sopra. La grande novità è che su una pala barella come la mia, la pala maiella, quindi con il tessuto in cotone per uso alimentare, noi possiamo tranquillamente sistemare il nostro disco di pasta, allargarlo quanto vogliamo, condirlo come ci pare ci piace, anche condirlo con abbondanza di ingredienti e con tutta la calma che vogliamo senza che questo poi infici la nostra infornata. E sì, perché essendo questo telo di cotone sostanzialmente farà sempre e comunque scivolare la pizza direttamente sul biscotto del nostro forno. Quindi una grande comodità, o meglio due, la prima quella della dimensione, la seconda quella della forma, perché noi onestamente abbiamo entrambi i problemi, perché quando usiamo le palle normali a volte infornando le nostre pizze perdono un po' la forma e tante volte tendono a ridursi di dimensione proprio per i movimenti che noi facciamo all'interno del forno con la palla tradizionale. Il meccanismo di funzionamento è molto semplice. Una volta che la pizza è qui, si appoggia all'interno del forno e tenendo il pomello e tirando con il manico, sostanzialmente facciamo sì che la pizza si depositi direttamente nel nostro forno per la cottura. Una grandissima comodità. Io sono molto contento della pala barella, la uso tantissimo, semplicemente per praticità all'interno dei miei video non sempre si vede la pala barella, però sappiate che veramente è una scelta top. Qualora voi foste interessati, io comunque vi lascio tutti i link in descrizione del video. Io raccomando l'utilizzo della pala barella perché è un piacere con un panetto di 250 grammi fare una pizza ad esempio di 35 cm. Non mi sembra una cosa da poco, stando sicuri che essa rimarrà di 35 cm. In un video precedente dedicato sempre alla mia pala barella, la pala maiella, ho fatto anche un test lasciando una pizza pronta sopra la pala per circa 5 minuti, ma ci sono test anche per 8 minuti, e poi infornandola senza che ci sia nessun problema. Non si attacca perché rispetto ad altre palabarella che circolano magari con il telo fatto di carta forno o di altri materiali diversi dal cotone, questa non crea nessun problema. Adesso naturalmente, poiché quello che ci interessa è vedere il funzionamento della palabarella, banda alle ciance e andiamo a preparare sul nostro tavolo da lavoro un paio di pizze e poi le inforneremo con la mia pala maiella. Seguitemi. Bene, prendiamo subito il nostro panetto, lo immergiamo nella farina, poi iniziamo ad allargarlo leggermente da una parte e dall'altra e quindi lo trasferiamo sulla spianatoia scuotendo la farina in eccesso e qui procediamo ad allargarlo più possibile. Usiamo anche un po' di tecnica dello schiaffo e poi sistemiamo il disco di pasta sulla nostra pala barella e qui lo allarghiamo esattamente fino alla dimensione che vogliamo. Iniziamo a mettere subito gli ingredienti. Tenete presente che io ho allargato il panetto fino a circa 34 cm. Dopo la passata e il basilico mettiamo un bel filo d'olio, un po' di formaggio grattugiato e poi il fior di latte. Siamo pronti per andare in forno. La cottura si svolgerà intorno a 500 gradi e come potrete vedere durerà poco meno di un minuto. Guardate che comodità con la pala barella. Infiliamo e lasciamo la pizza esattamente come l'abbiamo preparata noi. Non si deforma, non succede niente. Qua la cottura la sto lasciando senza velocizzarla, di modo che vi possiate proprio capacitare di come cambia la pizza durante il tempo di cottura. Comunque ritorno solo un attimo per valorizzare la grandissima comodità
della pala barella che ci consente di tenere la forma che abbiamo dato noi alla pizza senza né cambiarla né ridurne la dimensione. Poi naturalmente una volta che è così grande non abbiamo nemmeno bisogno di girare la pizza all'interno del forno. Io vedete sto scabuzzando, si vede il riflesso nel vetro, ma ormai ci siamo quasi, mancano pochissimi secondi, proprio una manciata e fra un attimo la estraiamo. Eccoci qua. La togliamo, ve la mostro e poi la sistemiamo per vederla ancora meglio, più da vicino. Eccoci qua, guardate voi stessi che razza di dimensione ha questa pizza, considerando i limiti comunque del forno, che più di 35 cm non può ospitarne. Bene, passiamo subito alla seconda pizza. Ugualmente mettiamo il panetto all'interno della farina, allarghiamo, poi lo trasferiamo sulla spianatoia scuotendo la farina in eccesso. Allarghiamo quanto riteniamo utile e poi trasferiamo il disco di pasta sulla nostra pala maiella. Allarghiamo per bene, proprio come pare e piace a noi. Io gli sto dando una forma un po' rettangolare e iniziamo poi con gli ingredienti. Passata di pomodoro, basilico, poi formaggio grattugiato, un filo d'olio e infine ancora una volta il fior di latte. Una volta che abbiamo sistemato il fior di latte, trasferiamo subito la pizza dentro il mio forno. Cottura anche in questo caso per circa un minuto a circa 500 gradi. Naturalmente la temperatura di ingaggio è un po' più alta, ma poi scende. Avete visto anche in questo caso la facilità è enorme nell'utilizzare la pala barella. La infiliamo fino in fondo, poiché ha quei supporti in metallo che impediscono sostanzialmente al cotone di toccare il fondo del forno. Io vado proprio fino a che è possibile e poi estraggo la pala barella lasciando depositare la pizza. Guardate lì com'è bella comoda, adagiata all'interno del forno, occupa sostanzialmente quasi tutto il biscotto e tra circa 20 secondi la potremo togliere ben cotta. La stesura è abbondante, ma è una stesura napoletana classica con bordo molto basso e assottigliata verso il centro. Adesso davvero manca l'ultimissima manciata di secondi e poi toglieremo la pizza e ve la farò vedere. Eccoci qua. Ben cotta, ve la faccio vedere e poi la trasferiamo nuovamente sulla griglia per vederla bene. Guardate qui, anche in questo caso quanto è grande, cotta benissimo anche sotto. Bene cari amici, adesso avete visto il video con le due cotture di pizze, con l'infornata con la mia pala maiella. Ne volevo approfittare per darvi alcuni altri dettagli che riguardano questa mia pala. Praticamente i dettagli sono innanzitutto il legno, un legno di faggio molto robusto, un legno veramente serio. Seconda cosa, ve l'ho già detta, quella del telo di cotone. La pala maiella è dotata di questo particolare telo ed esistono tutti i ricambi, insomma ci sono svariati accessori. Poi ci tengo anche a precisarvi alcune altre cose, non so se voi le vedete bene, però qui sul bordo e sotto ci sono praticamente dei supporti di metallo. Sul davanti sporgono leggermente, più o meno mezzo centimetro, in modo che quando la pala arriva sul fondo della pizza il cotone non tocchi il bordo incandescente per l'appunto del forno, che insomma a quelle temperature rischierebbe di danneggiare il cotone. E poi ci sono anche i piedini, sempre per un altro mezzo centimetro. La pala sporge grazie a questi piedini per impedire ancora una volta che il cotone tocchi qualcosa di incandescente, che in questo caso sarebbe la pietra o il biscotto. Credo che non mi resti altro da dirvi, se non che vi ringrazio di aver seguito
questo video fino in fondo. Se non siete iscritti al mio canale, approfittatene adesso, iscrivetevi e magari fatelo conoscere ad altri amici appassionati. Se il video vi è piaciuto, potete aiutare il canale lasciando un like e condividendo il video sempre con altri amici appassionati. E poi a me non resta che darvi appuntamento al prossimo video, sempre in questo canale.